Ma io non me la tiro tanto perché cioè, io sono uno coi piedi per terra, sono sempre stato uno umile sia nel lavoro che nella musica. Bad, grazie perché in quel momento lì ero un po' cioè, cattivello, cioè ero un po' in una situazione un po' nervosa. Sì, sì, sono O un po' di bad. meno. No, sono sempre Lo sei bad. sempre... Pagani, 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 noi freschi come dei sultani. Il flow vola a Aladdin, Aladdin, Aladdin. Tappeti volanti, riti pagani, 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 come se non ci fosse un domani. Ma per me la musica è emozione, cioè può essere tante emozioni, dipende dalla canzone. Ci può essere la canzone cattiva che trasmette rabbia, la canzone triste che trasmette tristezza, canzone magari ignorante che trasmette felicità. Ho ascoltato 50 Cent, il primo artista americano. Sì, sì, e Candy Shop. I just a candy shop. Da da da, that's the one I want. Da da da. Bentornati su Tony Vibes TV, buonasera a tutti quanti. Sapete come no? Tifo Tony e Vifo Vibes. Siamo di nuovo qua come sempre, carichi e con tanta energia come al solito. Buonasera fratello, Bella bro, come stai? tutto bene, Tutto a Fra? posto? Sì, tutto Com'è bene. andato il tuo mini viaggio fino a qua? Ah, è andato bene, È andata bene? scorrevole. Com'è andata la tua giornata oggi? No, oggi tranquilla Lavorato? rispetto al solito, sì, però è stato un po' più tranquilla rispetto al solito. Nice one, nice one. Beh, welcome to Tony Vibes TV. You know what I'm saying? Qua sapete, no? Chiacchiere di tutto. Oggi siamo qua per conoscerti meglio, insomma. Quindi, Infatti mi fa piacere un sacco essere qua, veramente. Grazie Tony. comunque, se ci vuoi fare una piccola presentazione prima di partire. Certo. Allora, io mi presento, io sono Bad Grazio e io faccio trap da ormai 6 anni e niente, tra qualche mese dovrei uscire col mio nuovo EP, Drift King, in tema auto, perché io sono appassionato di auto, sono strasfegatato e ogni venerdì o weekend vado a fare i raduni assieme a un mio gruppo che ho e niente. Nice one, ma si può sapere il tuo nome, il tuo vero nome, Grazio, nome e Ah, il cognome? mio vero nome è Davide Graziosi, Davide quindi Graziosi. Grazio perché tutti mi chiamano con il soprannome Grazio, mi chiamavano. Allora io ho messo Bad Grazio perché in quel momento lì ero un po' cioè, cattivello, cioè, Eri un po' cattivello? sì, Cosa vuol dire eri un po' cattivello? cioè, nel senso ero un po' in una situazione un po' nervosa, così, volevo... Eri un piccolo monello, insomma. Sì, ero abbastanza Ma perché agitato. proprio bad hai scelto? Perché Bad, a parte che in quel periodo lì ascoltavo molto Bad Bunny Mhm. e quindi mi sono anche ispirato un po' a quella cosa lì. Ah, ok. Poi, visto Bad Grazio, suonava bene, allora... Quindi bad, grazie. Esatto. Ma lo sei ancora bad fino ad oggi? Sì, sì, sono O un po' di bad. meno? No, sono sempre Lo sei bad. sempre? Sì, sì, sono sempre bad. Ok, ok, nice. Ma quanti anni hai? Io ne ho 24, li ho fatti l'8 ottobre. Ah, poco fa. Eh. Io ho compiuto gli anni il 24 ottobre, quindi Ah, penso a te. stesso mese, Ah, bella bro. bella. E comunque, beh, Sono le vibes. sì, sono le varie, se no sei... Quindi, insomma, sei italiano, quindi sei Sì, sì, Modena, modenese al 100%. Modena Doc, Sì, Modena. Safet, Safamia, quelle cose lì, insomma, Sì. no? E invece a livello di scuola come sei messo? Finito la scuola? Scuola ho finito, ho fatto il superiore al Ferrari a Maranello e niente, ho preso il diploma, poi sono andato a lavorare subito. Ah, ok. Subito in officina, il primo lavoro che ho fatto è stato in carrozzeria, Mhm. poi dopo ho cambiato, sono andato in un'altra officina, poi adesso sono in un'altra officina, adesso mi trovo dentro sta officina. Principalmente sono saldatore, Ah, però ok.
faccio un po' di tutto alla fine. Nice. Ma dicono che voi modinesi ve la tirate un po', è vero? Ma io non me la tiro tanto perché cioè, io sono uno coi piedi per terra che lavora, sì, sono sempre stato uno umile che vuole lavorare tanto Mhm. e sia nel lavoro che nella musica cioè, ci ho sempre messo l'impegno massimo Ah, ok, perché bisogna avere rispetto di esatto, tutto. ci vuole, E poi, come dice un detto, il tempo è denaro, esatto. quindi Nice one. Allora vediamo una cosa. Quando è che hai deciso di iniziare a fare musica? ma ho deciso di fare musica circa 6 anni fa perché sentivo l'esigenza di esprimermi. Prima facevo freestyle con gli amici, cioè prendevamo dei beat a casa da YouTube, mi ricordo, beat proprio boom bap, Mhm. cioè ci rappavamo sopra, ci facevamo mille risate, poi alla fine ho deciso, diciamo, di iniziare. Ho iniziato all'inizio su un van che ho registrato il primo pezzo, che a quei tempi lì era Pagani. Poi mi sono fatto subito conoscere e poi dopo niente, ho registrato altri vari pezzi perché prima ero affiancato da altri miei amici che poi alla fine cioè, ho deciso di lasciar stare perché ho avuto da dire con loro, Con loro. quindi alla fine ho deciso di seguire altre strade e ho fatto bene, Ah, a mio ok. parere. Nice. Ma chi ti ha fatto scoprire questo mondo della musica? Chi ti è... Il mondo della musica, io col fatto che ascoltavo tantissimo la radio, Mhm. cioè mi è sempre piaciuto, mi ha sempre affascinato. Prima devo dire la verità, prima di scoprire magari l'hip hop ascoltavo molto house, techno, House. quella roba lì. Poi dopo ho ascoltato 50 Cent, il primo artista americano, e poi italiano Fabri Fibra. Ma sai qualche canzone di 50 Cent? Sì, sì, Tipo? e Candy Shop. Come fa Candy Shop? Tipo? I just a candy shop, that's the one I want, C'è la più commerciale. Nice one, nice one. E andava di moda a quei tempi, no? Sì, sì, infatti mi è piaciuto anche il mood che ha creato nel video Mhm. con un sacco di ragazze, che lui entra con la macchina figa, cioè lui era avanti un botto rispetto a tutti gli altri. Insomma, vedi che ti piacciono queste cose qua, le Sì, fighe, sì. le macchine. Sì, sì. Però nei tuoi video non vedo che ci sono tutte le tipe. Come mai? Diciamo che adesso io punto molto sull'aspetto delle macchine Ah, ok. perché cioè io nelle mie canzoni anche cerco di risaltare un po' l'aspetto delle macchine Sì? e, ed essere differente rispetto agli altri che parlano magari della vita in strada e di come si vestono, i vestiti di marca, cioè le collane. Cioè è bello, però dopo un po' mi stanca a me, Ti stanca. sinceramente. Quindi vuoi essere diverso dagli altri? Sì, voglio insomma. essere diverso, insomma, voglio essere accettato per come sono. Come sei, esatto. Ma prima parlavi che ascoltavi anche house, techno. Sì, sì. Sapevi ballare anche, so, ballavano tipo, sai, quei... Sì, un po' sì, sono un po' acerbo adesso, però sì, mi piaceva anche la cosa del ballare, poi anche nell'hip hop ho scoperto varie cose, mi ha sempre Avevi qualche affascinato. movimento di hip hop, sapevi fare qualcosa? L'onda? Sì, forse sì, qualcosa Com'è? da... E del la... Te l'ho passato, com'è? Ci sta, ci sta. Vediamo, quando hai iniziato te a fare freestyle con gli amici a scuola, giusto? Sì. Com'era quel tempo? Com'era il vibe fra gli amici, fare freestyle? La prima volta che hai fatto freestyle, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo, E era ti ricordi cosa hai detto? più o meno sì, ma io facevo sempre rime rispetto agli altri diverso, cioè facevo sempre i collegamenti con le macchine così, cioè. Prova a farcene uno adesso. Ah, ok, va bene.
Sono veloce come Schumacher, tu non mi prendi, sei solo un stupido hacker. Ehi, io sono veloce, in questo gran premio vinco il trofeo, sono col mio amico, bro, Nice one. tipo Quindi una cosa così. cerchi sempre di parlare di macchine e quelle cose Sì, lì, insomma. collegavo tipo anche Need for Speed, Need for Fast Speed. and Furious, cioè ero in quel mood lì. Ok, proprio. ok, nice one. E vediamo, quando hai iniziato a fare rap e quelle cose lì, la famiglia cosa ne pensava? Ti piaceva questo fatto qua che tu hai iniziato a fare musica? Diciamo che mia madre mi supportava, Mhm. mio padre un po' meno, però io alla fine, cioè, questa cosa mi faceva star bene Mhm. e alla fine volevo farla anche se non ottenevo grossi numeri, cioè, a me bastava solo andare in studio, registrare, focalizzarmi su quella cosa lì perché i live sarebbero stati una conseguenza. Infatti dopo poco tempo ho fatto un paio di live ed ero davvero preso bene. Ok, ma prima volta in studio, come Prima ti sei vo- sentito? Prima volta in studio mi sono sentito strano, Strano? cioè tipo in un'altra dimensione, Sì? sai come la camera dello spirito del tempo in Dragon Ball, cioè, Come essere lì dentro a quella cabina piccola lì, con le cuffie? faceva impressione perché cioè, tu ti immagini la voce in un modo, Mhm. però quando la senti in cuffia è un'altra voce, È un'altra capito? Cioè, e quindi cioè, era stranissimo. È la prima canzone che hai fatto? La prima canzone che ho fatto mi sembra che era, sì, Pagani. Pagani. Ho fatto proprio la prima, Pagani. Ci ho messo un botto a registrarla, però ne è valsa la pena. Sì. Perché è venuto fuori un prodotto che di qualità non eccelsa, però cioè, il Ci stava. ritornello era strutturato bene. Cioè, Com'è il ritornello di Pagani? al ritornello fa Pagani, 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 noi freschi come dei sultani, il flow vola a Aladdin, 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 tappeti volanti, riti pagani, 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 come se non ci fosse un domani. Ok, nice one. Pagani, Pagani, Pagani. Esatto. Come se non ci fosse un domani. Sì, Ok. più o meno No, sì. ma di cosa parlavi in questo... Allora, io parlavo principalmente dell'argomento della Pagani, cioè della macchina, Della non so se macchina è Pagani, presente, sì, sì. proprio supercar, che tutti a quei tempi facevano canzoni su Lamborghini, Ferrari, così. Mhm. E allora io per essere differente ho voluto fare Pagani, anche perché come supercar mi ha sempre affascinato, Affascinato, sì. dato che è tutta costruita a mano, cioè per il Pagani. valore che c'ha, ho detto qua bisogna fare una cosa a busta, cioè. Nice one. E com'è andata questa canzone quando è uscita? Ah, ti dico, io mi aspettavo di peggio, però alla fine è andata bene, andata cioè, bene? è andata bene perché ho cominciato a girare, poi il mio gruppo che registravamo, che a quei tempi con me c'erano Ersi, Luke, Lollo. Ah, i ragazzi di Vignola? Sì, Ok. Lollo, Savage Boy, Arge, cioè, e poi sì, cioè, non mi aspettavo tutto sto supporto, però in live io mi gasavo il doppio, cioè, Quindi andavi a fare anche tipo concerti? sì, dai? sì, in live io secondo me rendevo il doppio, perché in live io ho sempre visto il live di Salmo, Mhm. sono sempre andato a vedere e ho capito quanto sia importante saper fare musica e sapere anche suonare uno strumento. Mhm. Quindi per me i live sono fondamentali. Sono fondamentali, sì. Sì. Sai suonare qualcosa te? Allora, io so suonare un po' la La tastiera, tastiera. però mi piacerebbe imparare anche a suonare qualche altro strumento, Tipo la batteria? un po' la batteria e la chitarra. Wow. Mi E piacerebbe. cosa aspetti? Ah, adesso Non hai tempo? il problema è il tempo, esatto. E il tempo è denaro, no? Esatto. Nice one, nice one. Vediamo. Allora, quindi quando hai fatto Pagani eri ancora con il tuo gruppo? Sì, ero con il gruppo, diciamo, che si chiamava, se non sbaglio, Progetto Zone, Mhm. che in pratica era
Era un progetto che prendeva i ragazzi dalla strada per evitare che prendessero brutte strade Ok. e fargli fare musica e insomma metterli sulla giusta strada. Quindi diciamo che i ragazzi che erano dentro erano i ragazzi che erano un po'... Sì, cioè, alcuni sì, alcuni no, però cioè, il progetto era nato per quello. Oh, ok. Nice one, nice one. Che cosa è la musica per te? Ah, per me la musica è emozione. Emozione. In Che una tipo di parola. emozione? Emozione, cioè, può essere tante. Cioè, può essere tante emozioni, dipende dalla canzone. Può essere la canzone cattiva che trasmette rabbia, la canzone triste che trasmette tristezza, o che ne so, la canzone magari ignorante che trasmette felicità, cioè sono tante varianti, bro. Nice one. Dipende dal mood, insomma, Sì, no? il mood, esatto. Dalle, Il mood. dalle vibes. Esatto, dalle vibes. Nice one. Vediamo, dove prendi ispirazione per scrivere le tue canzoni? Ispirazione, allora io lo prendo principalmente dalla vita quotidiana, Mhm. e dalla giornata così. Poi adesso farò anche un progetto autobiografico mio che non ho ancora fatto, però ci sto lavorando sopra e niente, mi piacerebbe un sacco pubblicarlo e parlare un po' anche di me, dato che da tanto che ci sto lavorando Quindi fra poco esce? e diciamo che prima esce Drift King, Mhm. poi lavorerò su questo che ho già dei progetti già registrati, però li ho messi da una parte perché non mi convincono al 100%. Ah, ok. Nice one. E Ma lavorando, no? sì. Come fai a trovare il tempo per lavorare e anche fare musica, andare in studio, registrare? Allora, in pratica io, bene o male, ho la fetta del weekend che ho disponibile, quindi sabato e la domenica, perché durante la settimana, dal lunedì al venerdì, lavoro. Mhm. E quindi sì, dalle 8 fino a mezzogiorno, dalle 2 alle 6. Cioè, magari nella pausa pranzo scrivo qualcosa, ok, però io ho già la mente focalizzata che devo andare nel weekend in studio a lavorare e difatti il weekend io difficile che mi sveglio tardi, cioè mi sveglio quasi sempre presto perché un po' l'abitudine del lavoro, Dal lavoro, sì. e un po' perché ho voglia di fare, cioè, capito? Ok, ok, nice one. Sai che in questo mondo qua criticano sempre, no? Qualsiasi Sì, cosa fai, chi sia sì, bravo, chi sì. non è bravo. Sì, beh. Come sei messo in questa cosa qua? C'è gente che ti critica, Sì, arrivano brutti ce ne commenti. sono durante il giorno, vedo Instagram che però Te ne cioè, a me arrivano? non mi tocca, cioè, capito? Mhm. È una cosa che fa parte del gioco e niente, cioè se sono critiche costruttive, ok, però se sono insulti, robe offensive, cioè non apro neanche il DM, cioè, capito? Quindi ti scrivono per insultarti anche. Sì, è capitato, però cioè, a me non mi toccano, capito? Non ti cambia il mood ricevere un messaggio di un insulto, una critica? Ma no, cioè perché Mai. me ne sono successe di ogni, quindi ormai ci passo sopra. Nice one. Hai mai pensato di abbandonare? Lasciar perdere la musica? Ci sono stati dei momenti che volevo, però alla fine ho detto no, tu, tu Davide devi continuare a farlo perché ti fa star bene sta cosa, e quindi sì. Quindi delle volte C'è ci pensi? stato un periodo che diciamo le cose non andavano bene, però alla fine mi sono riuscito a risollevare e poi alla fine sono uscito con altre canzoni. Quindi arrivano dei momenti in cui ci pensi, però poi ti fai forza e poi continui. Diciamo c'è stato solo quel periodo lì, però Ah, adesso, cioè, proprio sono il momento più forte, secondo me, della mia carriera adesso. nice one. E fino ad adesso le canzoni, quante canzoni hai fatto fino ad adesso?
Allora, per adesso su Spotify ne sono uscite, mi pare, 5. 5. Però su YouTube ne ho molte di più perché sono instrumental così, e quindi sì. E fra tutte queste, quale che ti colpisce di più? Colpisce di più, cioè una proprio preferita, cioè Sì. a me piacciono tutte. Vabbè, cioè, quello sì, capito? però ne avrai sempre una che dici, in questa canzone qua, La prossima, la prossima che deve uscire. quella che deve uscire. Sì, Nice è one. assurda. E invece per le macchine, dove hai avuto questa passione qua per le macchine? Che Ah, addirittura anche nelle canzoni parli di macchine. La passione, io l'ho avuta fin da bambino, cioè in pratica io ho sempre seguito un po' la Formula 1, un po' la MotoGP, difatti sono stato a Misano quest'anno, l'ultimo Gran Premio di Valentino che chiuderà la stagione. Mhm. E niente, mi ha sempre emozionato come cosa. Poi sì, vederle in TV è un conto, però vederle dal vivo, cioè, è un altro. Un'altra storia. Mette proprio i brividi, cioè, pelle d'oca, tipo. Wow. Cioè, E che assurdo. macchine ti piacciono, insomma? A me piacciono molto le JDM, cioè le macchine giapponesi, tipo Skyline, Quelle truccate, insomma. sì, Toyota Supra. E poi sì, ce ne sono un sacco, però le giapponesi sono quelle che mi piacciono di più, cioè. Quindi ti piace la velocità? Sì, sì. Quando guidi corri? No, quando guido normale, però se devo andare in pista, cioè ci pesto. Quindi ci sei mai stato in pista? Sì, sì, ci sono Quante stato. volte? Sono stato 1 o 2 volte. E il massimo della velocità che hai raggiunto? Allora, io mi sembra che avevo provato un BMW Serie 3, Mhm. ero arrivato sui 250, 260. 250. Sì. E com'è? Emozione, cioè brividi proprio. Ma eri da solo in macchina o c'era qualcuno di No, fianco? no, c'era qualcuno di Ah, fianco. ok. No. Nice one, nice one. E la canzone che deve uscire, quando è che uscirà? Adesso quello che dovrà uscire uscirà il nuovo anno. Nuovo anno? Sì. E non ci puoi cantare neanche un pochino? E- Non è ancora uscito niente, quindi. No, non è ancora uscito Ok, niente. allora vediamo una cosa. L'ultima canzone che è uscita, Ok, Vantaggio. Vantaggio si chiama? Tra l'altro il video l'ha fatto Mirko Roncalli. Mirko Roncalli? Sì, Un grande. spaccato. Lui diciamo che è l'uomo del momento, no? Sì, lui è sulla wave, cioè mi ha fatto un video che spacca molto Ci sta. americano, io volevo proprio quel mood lì, Wow. cioè per quella canzone lì. Nice one. E cosa dici in questa canzone? E allora il ritornello fa: vi ho lasciato un po' di vantaggio per lasciare un messaggio. Qui conta più personaggio, non conta il messaggio. Ma è stato in un centro massaggio. Sono la trap, tu il personaggio. Brani senza messaggio, per ascoltarti non trovo il coraggio. Nice one. Col nice ritornello così. Ok. Poi ho fatto delle strofe. Diciamo che vantaggio è una sorta di rivalsa. one. Mhm. È stato un po' rivolto a certe persone che però mi hanno aiutato a maturare. Ah, ok. Quindi hai avuto a che dire con certe persone, insomma. Sì, sì, ho avuto un po' da dire, Sì. però sì, alla fine ho sfruttato sta cosa qua per scriverla su un pezzo e il ritornello per me è hit. Cioè, Quindi sei uno di quelli che non ti dice niente ma usa la musica per rispondere. sì, uso, cioè magari prendo ispirazione da quella situazione lì Mhm. e ci creo una canzone, Ah, ok. un brano. Nice one, nice one, nice one. Ci sta. Quindi hai lasciato un po' di vantaggio ai tuoi... Cosa sono Esatto. i tuoi nemici? Chi sono? Diciamo che sono sì persone che magari si credono, cioè, un credono po', chissà chi, sì, arrivati già. cioè, già arrivati. Mhm. Sai, no, che su Instagram c'è questa cosa dell'ostentazione, far vedere, cioè,
un po' a me mi sta su, devo dire. Cioè, Ma tu come mai non porti... cioè, se hai i risultati Ah. ci sta che fai vedere quelle cose lì, però se non hai i risultati, cioè, non sei credibile. Oh, ok, nice one. Quindi dici che un po' di gente è falsa, insomma. Sì, cioè, diciamo che è un mondo abbastanza falso. Come mai non Perché porti... ognuno ha il suo personaggio lì su Instagram, Su Instagram, ormai. ok. Quindi dal Però- vivo è diverso, insomma. Sì, dal vivo, cioè, magari non ti dice neanche Beo, cioè, è tutta un'altra persona. Cioè, È un problema, eh? ah, Sì. Stavo dicendo, com'è che non porti collane, anelli, sai? sì, ma io diciamo che voglio rappresentare me stesso, quindi cioè, non sono uno che porta magari la chain, porta gli anelli, cioè, a me basta una felpa, Sei a un posto, cappellino, cioè, easy. Nice one, nice one. E come lo vedi questo mondo della musica, dei rapper? Come lo vedi? Ma diciamo che allora, quelli giovani che Sì. ci sono nella scena attuale, c'è qualcheduno che mi piace, Mhm. però altri che cioè, come musica sono il top, però come persone e tutto, cioè, per me non valgono. Non cioè, valgono? Sì. Nice one, nice one, nice one. E ti piace questo mondo qua, della musica? Sì, a me alla fine cioè, piace perché ci sono anch'io dentro e voglio portare in alto la mia persona. Mhm. Cioè io penso poi a me stesso, alla mia gente e poi se c'è qualcuno che supporta, ben venga. Cioè, io Ok. sono sempre uno dei più disponibili con i fan, ho fatto foto, video, saluti, cioè, ho fatto di tutto, fra. Hai fatto di tutto, quindi Sì. insomma vuoi arrivare dove vuoi arrivare. Sì, voglio essere umile con i piedi per terra, però essere disponibile con i fan perché cioè, se arriverò da qualche parte sarà grazie a Grazie a loro. loro, sì. Cioè, Esatto, sì, sì. Quindi dove vuoi arrivare con questa musica che stai facendo? Quali sono i tuoi sogni? il mio sogno sarebbe di sicuro far qualcosa di grosso, cioè magari creare il mio mondo, cioè riuscire a aiutare altri emergenti, validi, portarli con me, un po' come sta facendo Gali con tutti quelli della Sto. E ci sono un sacco di artisti che sono davvero forti, cioè io mi ascolto Axel, è veramente forte lui. E poi sì, ci sono anche tutti gli altri che sono forti, però Axel è il mio preferito. Forte, eh? Sì, mamma mia. Quindi vorresti essere come lui? Sì, vorrei, diciamo, creare un mood come Gali, tirare su me, poi aiutare Aiutare gli altri altri. emergenti. Ah, ok. Sono validi, che hanno voglia di fare e che non si fermano davanti a un fermano. ostacolo. Nice one, nice one, nice one. Ma come vedi il rap di una volta Ok. e il rap di oggi? Allora, il rap di una volta era più underground, cioè nel senso tu dovevi seguire determinate regole per fare rap, per farti piacere. E se invece facevi qualcosa che era magari un po' più commerciale, così, cioè tutti ti guardavano male. So, prendi per esempio Neffa, mi viene un esempio così. Lui faceva già roba che era al di fuori dell'ambiente underground, però lui alla fine ci ha creduto, ha portato quella roba lì e si è preso tutti gli insulti così, però adesso cioè, parla di numeri, cioè, nel senso poi io lo ritengo uno con una voce che wow, fa venire i brividi, cioè, veramente. Ci sta, ci sta. Cosa fai nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà? Nei momenti di difficoltà magari io mi guardo magari un video motivazionale oppure esco con gli amici,
magari anche solo prendere un drink e parlare un po', perché alla fine, cioè, stando insieme, magari tu con il gruppo, cioè, ti passa un po' la roba delle difficoltà, del preso male, cioè, Mhm. e alla fine aiuta, secondo me. Cioè, come dice un detto, l'unione fa la forza. Esatto, sì, quello sì, è vero. Ma il papà che all'inizio non era d'accordo con te, adesso com'è? Adesso il papà è tranquillo, Tranquillo? cioè, sì, cioè, Ormai ha capito che non molli, quindi esatto, si è rassegnato. ci sta, ci sta. E invece gli amici com'è? Ti supportano? Amici, diciamo che ci sono dei miei amici che mi supportano proprio, cioè vengono anche ai miei live così. Altri un po' meno, però capisco che questo deve essere uno stimolo per me a far di meglio, Mhm. cioè a creare qualcosa da prendere a quegli amici che magari sono più svogliati, sono più pigri, che non vogliono venire a vedermi. E io lo Fine. prendo come stimolo. Cioè, Allora, descriviti in 3 parole, con 3 parole. in 3 parole, allora, ambizioso e È dura, ambizioso, non ce la fai. egocentrico e Il terzo è sparito. ambiz- bad. ambizioso, egocentrico e un po' sentimentale, dai. Un po' sentimentale. Sì. Ma c'hai l'amorosa? Io no, Come mai? ma per adesso Ce l'avevi? diciamo che ce l'ho avuta a 16 anni. A 16 anni? Sì, Cioè, hai 24 anni? sì. E dopo 16 anni non hai più avuto l'amorosa? No, non ho più Perché? avuto l'amorosa. Non l'hai voluta tu oppure... No, l'ho voluta io perché Ah. avevo delle cose da fare. Quindi da 16 anni fino a 24 anni? Sì, Ma a 16 anni quando hai avuto l'amorosa quanto è durato? ma è durato un paio di mesi, basta. Cioè, 8 anni senza un'amorosa? Sì, esatto. Vuoi diventare un papa? No, no, No? Sicuro? no, no. Ma adesso quello è un pensiero più secondario, però mi voglio focalizzare sugli obiettivi che ho nella testa. In 8 anni ancora non sei focalizzato? No, beh, ce li ho gli obiettivi focalizzati, però Ma, cioè per me è una cosa secondaria. oh, ok, ma non ti scrive nessuna ragazza, non ti sei Sì, sentito con mi nessuna? scrivono. Ti Sì, scrivono? sì, sì, E sì. che dicono quando ti scrivono? Ma Vogliono uscire? solito Solite cose? discorso, ciao, come va? Tutto bene, dai. Sì, alcune magari mi chiedono di uscire, però dipende. Ma sei uscita con qualcuno in questi... Sì, sì, sono uscito, sì, però... Dici che sei un bad boy senza ragazza? No, beh, ce li ho, però... Ce li hai? Sì, Ah, sì. però non da relazione, No, insomma. no, Ti piace il divertimento? esatto, Una botte via. più o meno. Ok, ok. Ci sta, vabbè. Ma devi trovare l'amorosa però, eh? Adesso ci lavoriamo, dai. Sì? Sì, dai. Ok. Ragazzi, comunque, se qualcuno ha bisogno di un moroso, ci abbiamo qua, Grazio. O Allora, no? raga, contattatemi su Instagram. Se vi rifiuta poi è un problema vostro comunque, o no? Buona sei. Però sai che alle ragazze piacciono i ragazzi, gli uomini che fanno qualcosa, musica, sport. Ma le Quindi essendo che tu sei ragazze... un cantante, cioè adesso... sì, diciamo che ce l'ho qualche ragazza fan un po'. Però sì, anche alle ragazze gli piace magari l'uomo sportivo, allenato, così. Fai Però qualche sì. sport? Ah, io faccio calcetto ogni tanto. Calcetto? Sei bravo? Sì, sì, dai. Più di me? Me la cavo, gioco in attacco. Ah, ok, ci sta. Io dappertutto, difensore, attacco, portiere, Oh, ottimo. nei sogni però. Ah, nei sogni, ok. Ok, Grazio, vuoi dire qualcosa ai tuoi fan? Bella raga, state connessi. 20 novembre esco con il nuovo EP Drift King. E niente, qui Tony Vibes. Tanta roba. Se vuoi lasciare i tuoi contatti, Instagram. Sì, allora lascio i miei contatti. Allora su Instagram mi trovate come Grazio il Vero,
su YouTube Bad Grazio e niente, poi iscrivetevi su Spotify perché il 20 novembre lo faccio davvero. Avete capito? State connessi sui suoi profili Instagram, YouTube, Twitter, dappertutto, no? Spotify. Sì, tutto. Che il 20 novembre esce la nuova canzone, no? C'è il mio nuovo EP. Nice one, state connessi. E ragazzi, sapete com'è, no? Comunque ragazzi, se volete questa collana qua che c'ha il collo, me l'ha fatta una mia amica, si chiama Abigail. Andate su Instagram, la troverete, si chiama Abigail Danson, metterò il nome sotto, quindi se volete uno di questi c'è scritto sopra il nome, Tony Vibes. Grazie Abi per il regalo. E niente bro. Hai drippato bro. Sì, grazie per essere stato qua. Di niente, Fra, le grazie tue ultime a te. parole? Niente raga, volevo ringraziare Tony Vibes per l'opportunità e niente, state connessi. Poi sabato ho un live a Milano, quindi già sapete, casino puro. Casino pure ragazzi. Supportiamo il nostro fratello ad andare avanti come facciamo sempre. Bella Tanta raga. roba. Grazie ancora. E Grazie a sapete te, com'è, Tony. no? Tifo Tony, Vivo Vibes. Grazie a tutti Pie. e ciao.